Prova che de su campo ogni vaina in realtà si chiama Malvasia di Bosa impropriamente perché i proprietari terrieri erano quasi tutti di Bosa, ma ovviamente le vigne migliori sono sempre state in collina, quindi in questo territorio, nel territorio di Magomadas, Modolos in prevalenza, poi c'è Tresnurages, Flussio, insomma Suni e altri territori, ma questo diciamo è il più. Quanto è grande il più vocato. La zona della Malvasia di Bosa? Allora, in tutto, diciamo, tra noi che imbottigliamo ci sono circa 30 ettari, quindi piccolissima. Un tempo si avvicinavano ai 200 ettari. Quando un tempo? Negli anni 70? Sì, negli anni 70. Poi diciamo che c'è stato via via un abbandono da parte di delle coltivazioni appunto della Malvasia. Spesso e volentieri li hanno sostituiti col vino rosso, perché produceva di più e si vendeva più facilmente. E questo è stato poi uno dei motivi che ha portato me a diventare un produttore di mestiere. Quando hai cominciato tu? Allora, la vigna è stata impiantata qua da mio padre negli anni 80 e ha comprato questo terreno dove ha messo Malvasia. Lui ci teneva tanto a produrre Malvasia, che era il vino, lui lo riconosceva come il vino del suo territorio. Quindi il fine settimana da adolescente mio padre mi portava qua ad aiutarlo. Fondamentalmente io odiavo la vigna. Dicevo, quando sarà mia ci farò i campi da calcetto, perché non volevo venire, volevo uscire con gli amici, io mi divertivo con gli amici a Cagliari, poi a 16 anni, 15 anni. E lui mi diceva, va bene, quando sarà tua ci fai quello che vuoi, adesso vieni a lavorare. Cosa è successo? Che nel 2011 purtroppo lui si è ammalato, gli è venuto un ictus. E niente, io e mia mamma siamo dedicati a lui totalmente, per un anno abbiamo mollato tutto e lì mi sono sentito in dovere di tutelare questo posto. Quindi ho chiamato mia madre e gli ho detto, mamma, rimango qua a sistemare. Ci sono rimasto 6 mesi di fila, l'ho rimessa a posto e lì mi sono accorto che tutti quegli insegnamenti che inconsciamente mi aveva trasmesso mio padre mi ritornavano. Sono tutte così strette le vigne più o meno? Allora, no, questo è l'impianto antico, fatto secondo la concezione del lavoro manuale. Prima ovviamente si lavorava uno per uno? No, è 1,20 m. Io quest'anno ho fatto più uva dell'anno scorso e ho prodotto 100 litri in meno. Tra l'altro abbiamo dovuto anticipare io quest'anno, perché poi la vendemmia alla Malvasia normalmente è una vendemmia tardiva, cioè la vendemmia è sempre stata programmata dopo la prima settimana di ottobre. Io quest'anno ho fatto la vendemmia il 13 di settembre. Eravamo sempre fissi tutta l'estate sopra i 40 gradi con punte di 48 gradi. Quindi davvero un caldo importante. Quindi devi lasciare un cappello sopra, una specie di ombrello che ti protegge dal sole e i grappoli totalmente liberi sotto. Si spiaggia e Bosa Marina. Queste qua sono quelle che ho fatto io, le mie prime Malvasie in solitaria. Questa è la mia prima in assoluto, la 2011, l'anno che purtroppo è stato male mio padre. Come diceva Giovanni Battista Columbu, è una frase che in qualche modo mi ha inciso la coscienza, mi è rimasta. Diceva, la Malvasia è un vino da gestionare, cioè un vino da parlare, per 2 motivi. Uno, perché è il vino della socialità. Questo è il vino dell'accoglienza. Qui a Bosa vieni, vai a casa di qualcuno, non ti offre il caffè ma ti offre un bicchiere della sua Malvasia, perché a livello familiare, cioè nonno sicuramente aveva una vigna di Malvasia, quindi tutti i figli e i nipoti ne hanno beneficiato. Il bello che si può assaporare il tempo, no? Con questi vini qua, che è una cosa molto rara, però lui aveva 15 anni, magari lei si ricorda già qualcosa. Ho visto troppe persone sbronze con vini anche di bassa qualità. Quindi questo mi riporta a non contaminare il vino buono. Proprio un ambiente che non mi soddisfaceva. Okay. Vedere queste persone che anche buttate per terra, perché non reggevano l'alcol, non si reggevano in piedi, è una cosa che mi ha scioccato. Quindi, ragazzi, qua il problema dell'alcolismo è stata una roba molto pesante.
Perché io posso fare il vino qua, devo poter trovare nel mio territorio tutto il resto che devono fare altri, dall'agricoltura, in primis l'agricoltura, ma l'artigianato, qualsiasi forma, cioè è una società che deve vivere. Per me è una società come una famiglia, no? Ognuno ha un ruolo, perché io possa fare il mio, devo trovare nella società altri che fanno cioè, una cavolata, per esempio. Io faccio la vigna col motocoltivatore, mi si rompe, devo trovare un meccanico che me l'aggiusti, devo trovarlo qua, oggi. Questo qua? Questo è un complesso di case, di appartamenti fatti in una zona iperalluvionale, qui si chiama Sistagnone, il grande stagno, dove hanno fatto questo obbrobrio micidiale, anziché recuperare miliardi di case abbandonate, vuote, hanno fatto hanno deturpato il paesaggio con questo complesso, con questo condominio di, non so, di 30 forse appartamenti, dove venduti ce ne sono 3 o 4. Ah, sono tutti vuoti? Sì, sono tutti vuoti. Fantastico. Cioè, una cosa incredibile. Qui non si tratta di tutelare l'uva malvasia, ok? Che si può declinare in 1000 modi. Qui si tratta di tutelare il vino malvasia ossidativa. Una DOC, teoricamente, tutela il prodotto di un territorio, ok? Se chiami malvasia di Bosa qualcosa che col territorio non c'entra una minchia, stai perso, stai scimmiottando. Potrebbe essere un discorso etico, ma secondo me è anche un discorso economicamente Ma anche spesso economica, sbagliato. certo. Cioè, ci hanno sbattuto la testa in tantissimi di questi qua. Sai cos'è? Che facevano il vino emulando capito? E questo sto dicendo. Cioè non c'è neanche la riprova del ritorno. C'è la prova che il Siamo ritorno non c'è. completamente rincoglioniti da un marketing sbagliato. Perché hai fatto un prodotto commerciale con un prodotto nobile, hai fatto un prodotto commerciale, l'hai trasformato in un prodotto commerciale, hai voluto che Ma diventa. questa è una giustificazione che rimane tra noi radical chic intellettuali. Secondo me sono tutti responsabili in questo senso. Però, fra virgolette, Cioè, siamo tutti tutti dei briatori in potenza, Certo. non so, Sì. quindi non è vero che è solo colpa loro, è responsabilità, è un inquinamento culturale ed estetico, ma veramente a 360 gradi, che prende il 99% della ma popolazione. guarda, io secondo me la gente vuole star meglio, però non ha capito come. Non sa come star Non meglio. sa come star meglio, ecco. Via Carmine era la zona di Sos Magazino, si dice, cioè le cantine, dove chi aveva le vigne, soprattutto nel territorio di Magomadas, produceva la malvasia in queste cantine. Non veniva commercializzato, chi voleva bere la malvasia veniva a Bosa, cioè era un vino di comunità. I bosani lo offrivano come prodotto loro, non offrivano, tanto per dire, il tè oppure un altro vino che veniva da altrove. Lo offrivano La malvasia di Bosa. a chi lo offrivano? Agli amici. Tu chi scainu e la piangere. Bam,